Ciao a tutte care amiche gomitoline e ben ritrovate in questo nuovo video. Oggi vedremo come realizzare questo top che assomiglia ad un corsetto. È stato realizzato con due gomitoli di filato prezioso, che è un filato prodotto e distribuito dall'azienda Un Filo di Passione ed è un gomitolo da 100 grammi per 250 metri. Il top è semplicissimo da realizzare anche se siete alle prime armi. Il tutorial che vedremo è per una taglia S, ma voi potete tranquillamente adattarlo alla vostra taglia in quanto la parte iniziale è un semplice rettangolo formato da mezze maglie alte. Ed ho scelto di arricchirlo con queste bretelle un po' particolari. Io spero che vi piaccia, ma prima di passare al tutorial vediamo tutto l'occorrente. Per realizzare questo progetto avremo bisogno di due gomitoli di filato prezioso prodotto e distribuito da Un Filo di Passione. È un filato composto dal 100% di cotone Macò. È un gomitolo da 100 grammi per 250 metri e si lavora con ferri e uncinetto del 3 al 3,5. Per questo progetto ho scelto questa tonalità sfumata di verde e andremo ad utilizzare un uncinetto del 3,5. Iniziamo realizzando un nodino scorsoio e 104 catenelle per una taglia S. Io vi farò vedere un piccolo campione perché è veramente semplice da realizzare. Avviate le nostre 104 catenelle, partiamo dalla seconda catenella dall'uncinetto per girare il lavoro e di qui andiamo a realizzare una mezza maglia alta in ciascun punto. Realizzati tutti i punti, andiamo a girare il lavoro facendo una catenella, giriamo la lavorazione, filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto perché la catenella ci servirà soltanto per girare e andiamo a fare ancora una mezza maglia alta. Entriamo nel secondo punto e facciamo una seconda mezza maglia alta e continuiamo realizzando una mezza maglia alta in ciascuna mezza maglia alta del giro precedente. Lavoriamo anche l'ultimo punto puntando l'uncinetto sull'ultima mezza maglia alta del giro precedente in questo modo e andiamo a svoltare il lavoro. Quindi una catenella, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, rientriamo qui nel primo punto, qui in questa catenella e andiamo a fare la nostra prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo sulla seconda catenella e andiamo a fare la nostra seconda mezza maglia alta e procediamo in questo modo fino a raggiungere un totale di 34 giri per una taglia S. Poi sta a voi scegliere se farlo più lungo o più corto. Io continuo e ci vediamo al termine del nostro rettangolo. Una volta realizzato il nostro pannello abbiamo una lunghezza di 70 cm e un'altezza di 26 cm e mezzo. Adesso passiamo a vedere come realizzare la bordura tutta intorno. Andiamo a realizzare un nodino scorsoio ed inseriamo l'uncinetto in uno degli angoli. Facciamo passare il nodino e facciamo una catenella di sicurezza. A questo punto andiamo a fare 2 catenelle e tutte e tre saranno la sostituzione della nostra prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e con l'occasione andiamo a nascondere anche le 2 codine del filo e andiamo a fare 2 maglie alte. Una, rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare anche la seconda. Ed abbiamo un totale di 3 maglie alte nel foro. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare ancora 3 maglie alte. In questo modo. Adesso filo sull'uncinetto, saltiamo 3 maglie di base, 1, 2 e 3
e sulla quarta andiamo a realizzare nuovamente 3 maglie alte, una, 2, 3, 2 catenelle e ancora 3 maglie alte e continuiamo in questo modo fino ad arrivare al lato opposto, dove ci rivedremo per vedere come realizzare l'angolo. Una volta arrivate qui nell'ultimo punto, passiamo alla bordura laterale, che è uguale a quella superiore, quindi giriamo il lavoro per comodità, filo sull'uncinetto, entriamo in questo punto, quindi in questo punto, e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, due catenelle e 3 maglie alte, sempre nello stesso punto. Adesso filo sull'uncinetto ed entriamo nel foro del cordino. Lo vedete che qui in questo lato si è venuto a formare una specie di cordino. E puntiamo l'uncinetto proprio in questo punto e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso filo sull'uncinetto, saltiamo questo cordino e puntiamo l'uncinetto in quello dopo, quindi un cordino sì e un cordino no, in questo punto. E continuiamo in questo modo per tutto il perimetro del nostro top. Io continuo e ci vediamo alla fine. Una volta terminata la nostra bordura andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla terza catenella che abbiamo realizzato all'inizio del giro e andiamo a fare una catenella di sicurezza e adesso possiamo tagliare il filo e passare alla realizzazione delle bretelle. Una volta completata tutta la bordura, adesso passiamo alla realizzazione delle bretelle. Come vedete io qui già ho messo 2 marcapunti, uno azzurro e uno rosa. Il primo marcapunti l'ho messo sul terzo ventaglietto a partire dal bordo, mentre il secondo marcapunti l'ho posizionato sull'ottavo ventaglietto partendo da quello successivo al marcapunti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, perché questo sarà l'inizio della bretella e questo sarà la fine, in quanto il top andrà chiuso in questo modo, quindi entrambi i marcapunti devono combaciare. Qui da quest'altro lato ho già realizzato la bretellina per farvi vedere. Per realizzare la manica, dal lato destro partiremo con la lavorazione dal primo marcapunti che abbiamo inserito qui nella parte avanti, mentre per la manica sinistra andremo ad iniziare la lavorazione dal marcapunti posteriore. Quindi giriamo il lavoro, realizziamo un nodino scorsoio ed entriamo con l'uncinetto qui dove abbiamo messo il secondo marcapunti al centro del ventaglietto. Inseriamo il nodino scorsoio e lo portiamo fuori. Facciamo una catenella e in totale andiamo a fare 54 catenelle che corrisponderanno a circa 35 cm ed è un multiplo di 6 perché la lavorazione della nostra manica richiede un numero di catenelle multiplo di 6. Io continuo e ci vediamo alla fine delle 54 catenelle. Terminate le nostre 54 catenelle, controlliamo che siano rivolte tutte verso il dritto e le andiamo ad unire con una maglia bassissima dove abbiamo messo il marcapunti azzurro. In questo modo. A questo punto andiamo a realizzare una maglia bassa in ciascuna catenella per un totale di 54 maglie basse.
Una volta terminate tutte e 54 le nostre maglie basse, ne andiamo a fare un'altra qui sempre nel foro dove siamo partite con la catenella, ma non l'andremo a contare come punto perché ci servirà solo per ulteriore appoggio della bretella. A questo punto andiamo a fare una maglia bassissima in ciascun punto, quindi giriamo il lavoro e su ogni maglia bassa andiamo a realizzare una maglia bassissima per un totale di 54 maglie bassissime. Terminate anche le nostre 54 maglie bassissime, ne andiamo a fare un'altra qui nel primo marcapunti dove abbiamo messo il marcapunti azzurro. Anche questa non conterà come punto, ma servirà soltanto per un ulteriore sostegno della bretella. A questo punto iniziamo la lavorazione vera e propria, quindi andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3, giriamo la lavorazione, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie bassissime, quindi 1 e 2, e sulla terza andiamo a fare 3 maglie alte, catenelle e 3 maglie alte entrando sempre nello stesso punto. In questo modo. Filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie bassissime, 1 e 2, e sulla terza andiamo a fare una semplice maglia alta. Filo sull'uncinetto, saltiamo ancora 2 maglie bassissime e sulla terza andiamo a ripetere il nostro ventaglietto, quindi 3 maglie alte, catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie bassissime e sulla terza andiamo a realizzare la nostra maglia alta singola in questo modo, e continuiamo questa sequenza di punti fino alla fine della bretella. Arrivati al termine del giro andremo a realizzare l'ultimo punto con una maglia alta semplice in questo modo. I giri numero 2 e 3 saranno identici al giro numero 1, quindi iniziamo il giro con 3 catenelle, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e qui nelle 3 catenelle centrali del ventaglietto andiamo a ripetere il nostro ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte all'interno dello stesso ventaglietto. Filo sull'uncinetto, dove abbiamo realizzato la nostra maglia alta singola, andiamo a fare una maglia alta singola. Nelle 3 catenelle del ventaglietto andiamo a ripetere 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, e dove abbiamo fatto la maglia alta singola andiamo a fare una maglia alta singola. Questo per quanto riguarda i giri 2 e 3. Io continuo e ci rivediamo al giro numero 4. Terminati anche i giri 2 e 3, andiamo a realizzare il quarto ed ultimo giro della nostra bretella. Andiamo a fare 2 catenelle in sostituzione della prima mezza maglia alta, giriamo il lavoro e andiamo a realizzare una mezza maglia alta in ciascun punto. 1, 2 e 3, e all'interno dell'archetto delle 3 catenelle andiamo a lavorare 2 mezze maglie alte e un pippiolino, quindi 3 catenelle che andiamo a chiudere con una maglia bassissima all'interno della prima catenella.
e di nuovo ancora 2 mezze maglie alte all'interno dell'archetto. 3 mezze maglie alte sulle 3 maglie alte del giro precedente, una mezza maglia alta sulla maglia alta singola del giro precedente, ancora 3 mezze maglie alte sulle prime 3 maglie alte del giro precedente e all'interno dell'archetto di 3 catenelle andiamo a fare 2 mezze maglie alte, un picciolino, quindi 3 catenelle che chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima catenella e ancora 2 mezze maglie alte. E continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Ed abbiamo concluso finalmente anche la nostra bretella. Io continuo e ci vediamo alla fine. Una volta terminate anche le bretelle, il nostro top si presenta in questo modo. Adesso non ci resta che realizzare il laccetto per unire le due parti anteriori. Per realizzare il nostro cordino andiamo a realizzare un nodino scorsoio e andiamo a fare 1,20 m di catenelle. Io adesso non le starò a contare, quindi centimetro alla mano e andiamo a misurare 1,20 m di catenelle e poi torneremo indietro con una maglia bassissima in ciascuna catenella. Terminato anche il cordoncino, con l'aiuto di un ago tirafettuccia o un ago da lana, andiamo ad inserirlo all'interno del top. Vado ad inserire l'ago da lana all'interno delle 2 catenelle del ventaglietto. E lo faccio passare a zig zag. E con il laccetto andiamo a concludere appunto il nostro top prezioso. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per non perdervi le notifiche e di lasciare un bel like. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial. Ciao!